Oggi andiamo a realizzare questa maglia. È un collo alto realizzata con il punto elastico e cucita durante la lavorazione. Ha gli scalfi manica, le maniche a punto alto e il davanti operato. Ho inserito il punto treccia di cui vi indicherò la scheda nelle schede e giù in descrizione vi metterò il link. È una lavorazione di grande effetto, il collo è molto imponente, è molto importante, infatti vedete come si lega perfettamente e fa un tutt'uno con il corpo maglia. Io vi lascio al video e vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella e mettetemi un bel like. Con l'uncinetto più piccolo dei due che useremo per la nostra maglia, diamo inizio all'elastico. L'inizio dell'elastico sarà uguale sia per il davanti, per il dietro e per le maniche, quindi ve lo farò vedere una sola volta. Se volete poi avere maggiori notizie circa la lavorazione elastica, vi lascio il video su nelle informazioni, su nelle schede e giù nelle informazioni, in modo che possiate tramite quel video specifico verificare come lavorare bene l'elastico. In ogni caso ve lo spiegherò anche in questa sede. Allora, cominciamo con 14 maglie più una per voltare, quindi siamo a 3, 4, 5. 14 più una per voltare. Torniamo indietro sulla catenella, però non lavoriamo normalmente nella catenella come facciamo, ma sul suo retro. Noi qui vediamo ci sono dei ponticelli tra una catenella e l'altra. Dobbiamo entrare lì nel ponticello e lavorare il punto basso. Di nuovo andiamo nel ponticello accanto e lavoriamo il punto basso. Ecco così. Entriamo e lavoriamo il punto basso, in modo che salvaguardiamo la catenella sulla parte dritta del lavoro. Lavorati così i 14 punti bassi, facciamo una catenella per voltare il lavoro, lo voltiamo ed entriamo dentro la catenella e lavoriamo in costa retro. Quindi prendiamo una sola costa del punto, non tutte e due. Qui si disegna questa V. Noi entriamo al centro della V e prendiamo solo la costa retro. Lavoriamo così il punto basso, quindi punto su punto, otteniamo la lavorazione elastica. Io per il dietro ho lavorato 87 giri, per il davanti ne farò 90, poi verifico il multiplo del punto che andremo a fare e decideremo quanti giri fare. Arrivati con l'elastico alla lunghezza desiderata, ci ricordiamo di cambiare l'uncinetto, quindi posiamo il 2,5, prendiamo quello più grande, il numero 3, e procediamo a lavorare adesso non più sull'elastico ma in altezza. Dunque dobbiamo verificare dove inserire l'uncinetto. Se noi allarghiamo un po' la trama, vediamo che abbiamo più chiaro che questo è il giro di punti bassi
e poi l'altro giro è questo, poi c'è questo e questo. Quindi noi per non saltare dobbiamo entrare in questi due punti, nel punto basso e in questo buchino che vediamo, che in realtà non è altri che la catenella. Dunque entriamo qui e qui, poi saltiamo la costa, questa, ed entriamo qui e qui. Facciamo questo per tutto il giro. Cominciamo con 3 catenelle per alzarci, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo qui nel primo buchino che troviamo a disposizione e di nuovo a seguire qui nel giro di punti bassi e nel buchino. Faremo questo giro di punto alto per definire i punti e inoltre li conteremo e verificheremo che siano giusti per il multiplo che a noi servirà per la realizzazione del nostro punto operato. Ho ripreso tutte le maglie dell'elastico a punto alto, le ho contate, le maglie alte sono 90. Il multiplo del punto, di cui vi lascio la scheda, il link giù in descrizione, vi necessita di un multiplo di 12. Io ho diviso 90, che sono le maglie alte, per 12 e ho un resto di 6 maglie. Queste 6 maglie le distribuisco 3 all'inizio e 3 alla fine. Le aggiungo dunque e faccio in modo che i laterali, quindi il lato destro e il lato sinistro, siano chiusi. Questo mi serve anche quando cominceremo a fare le diminuzioni per gli scalfi maniche che ci risulteranno un pochino più comodi. Quindi vado a incominciare il punto, che è così. Cominciamo con 3 catenelle, sono la prima maglia alta. Noi cominciamo con 6 maglie alte in tutto, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Avrei dovuto cominciare con 3 maglie alte, ma ho messo qui le prime 3 delle maglie che non rientrano nella lavorazione del multiplo. Dopo le 3 maglie alte faccio una catenella, salto una maglia alta di base, nella successiva creo un ventaglio di 6 maglie alte. Conto 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, nella quinta entro e realizzo un punto basso. Ho realizzato il primo ventaglio. Dopo il punto basso una catenella, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo 4 maglie alte. Una catenella, salto una maglia, nella successiva realizzo il ventaglio, quindi 1, 2, 6 maglie alte, conto 4 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4, nel quinto il punto basso. Continuo così e poi vediamo il secondo giro. Ho finito il primo giro e quindi come ho cominciato con le 6 maglie alte, così ho finito 6 maglie alte. Ricominciamo allo stesso modo, quindi 3 catenelle, volto il lavoro,
e realizzo maglia alta su maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Subito dopo una catenella e puntando l'uncinetto nel punto basso del giro precedente creo il ventaglio, quindi realizzo nel punto basso 6 maglie alte e vado a chiudermi sulla sesta maglia alta del ventaglio sottostante. Tiro per bene la tensione del filo, deve essere fatta bene, e ho realizzato il primo incrocio di ventagli. Subito dopo aver realizzato il ventaglio e il punto basso, realizzo la catenella. Vedete che il ventaglio tende a curvarsi, quindi se nel primo giro vi sembra che il lavoro stia allargando, in realtà non è così, perché poi riposizionandosi i ventagli si riallinea, il lavoro tenderà a riallinearsi. Quindi stavamo dicendo il punto basso, la catenella, filo sull'uncinetto, maglia alta su maglia alta. Procediamo così fino a fine giro. Arrivati ad un'altezza di 42 cm totali, iniziamo con gli scalfi. Quindi noi siamo qui, facciamo una catenella per voltare il lavoro e a maglia bassissima torniamo indietro di 4 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4. Ora ci posizioniamo sul quinto con un quinto punto bassissimo e ci alziamo di 2, non di 3 catenelle, per evitare un gradino troppo alto. A questo punto ricominciamo con il nostro punto operato, quindi completiamo le maglie alte, poi c'è la catenella e il ventaglio. Arrivati alla fine del giro, completiamo l'ultimo ventaglio e realizziamo il punto basso sul primo punto alto del ventaglio sottostante, una catenella, e poi dobbiamo lavorare gli ultimi 4 punti, quindi facciamo una maglia alta sul penultimo punto da lavorare e poi una mezza maglia alta sull'ultimo punto, in modo da avere una scaletta più morbida. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Ora dobbiamo diminuire 3 punti, quindi il primo è la maglia alta, che è la mezza maglia alta che abbiamo fatto, poi la maglia alta che è accanto, torniamo ancora indietro, poi passiamo sulla catenella e questo è il terzo punto che abbiamo diminuito. Ora ci ritroviamo sul punto basso, dove dobbiamo realizzare il ventaglio, e lo realizziamo normalmente, quindi realizziamo le 6 maglie alte e procediamo normalmente. Arrivata alla fine del giro, realizzato l'ultimo ventaglio, mi fermo con il punto basso sul ventaglio del giro sottostante. Non vado oltre e salto la catenella, la maglia alta e la mezza maglia alta. Per girare faccio una catenella e giro. Ora dobbiamo diminuire di ulteriori 2 punti. Io qui ho il punto basso e ci passo sopra con la mezza maglia bassissima, e poi ho il primo punto alto del ventaglio e ci passo sopra con una mezza maglia alta, faccio una mezza maglia alta e passo nella maglia alta accanto e mi alzo con 2 catenelle. Ora faccio
punto alto su punto alto per il passare oltre il ventaglio, che non potrò più fare perché non ho più gli elementi dove posizionarmi, e realizzo quindi maglia alta su maglia alta e realizzo 5 maglie alte, come potete vedere. Ora ricomincio il punto normalmente, quindi la catenella, le 4 maglie alte. Sono arrivata alla fine del giro, dovrei realizzare l'ultimo ventaglio, ma non lo realizzerò perché devo diminuire i due punti finali qui sull'ultimo ventaglio, e devo mantenere anche graficamente la stessa, diciamo, la stessa estetica dell'inizio del giro, dove ho realizzato al posto del ventaglio 5 maglie alte. Farò altrettanto qui, quindi ho realizzato già la catenella e realizzo ora le 5 maglie alte, dalla prima alla quinta del ventaglio. Ottengo così una diminuzione automatica degli ultimi due punti che non farò, cioè dell'ultima maglia alta e della catenella che non realizzo. Ho realizzato le 5 maglie alte, faccio la catenella, volto il lavoro e faccio l'ultimo giro di diminuzioni, che consiste in una sola diminuzione, quindi la prima 4, 3, 2, ora una diminuzione, quindi torno indietro di una maglia bassissima per saltare l'ultima maglia e poi un'altra maglia bassissima per posizionarmi sulla penultima. Qui mi alzo di 2 catenelle e poi ricomincio seguendo ora la nuova progressione dei punti, quindi ho maglia alta su maglia alta, dunque sono 4, le 2 catenelle e 3 maglie alte e poi catenella e ricomincio allo stesso modo fino alla fine del giro. Dopo l'ultima catenella io dovrei lavorarne 5 maglie alte, ne lavorerò 4 per la diminuzione, però faccio l'ultimo punto a mezza maglia alta per avere l'effetto di un minore stacco e un gradino più basso, quindi invece di lavorare la maglia alta lavoro la mezza maglia alta ed ottengo questo addolcimento del gradino per renderlo meno visibile. A questo punto realizzo la catenella, volto il lavoro e ricomincio a lavorare senza ulteriori diminuzioni fino al punto in cui inizieremo lo scollo anteriore. Cominciamo lo scollo anteriore dopo aver proseguito per circa 17 cm dall'inizio dello scalfo manica. Una volta che arriviamo al punto desiderato, io ho centrato il pannello anteriore dividendolo in due metà uguali e posizionando così al centro un marcatore. Alla distanza di 3 cm e mezzo dal marcatore a destra e a sinistra ho posizionato il marcatore per indicare l'inizio dello scollo. Io comincio a lavorare e vi mostro come fare. Ricomincio normalmente dal punto in cui sono arrivata, quindi continuo con la lavorazione del punto operato che stiamo facendo, le finte trecce. Arrivati qui nei pressi del marcatore vi indico come procedere. Ho fatto l'ultimo ventaglio, ho proseguito, ho fatto l'ultimo ventaglio, ora mi fermo proprio in corrispondenza del marcatore con il punto basso e torno indietro.
catenella, volto il lavoro. A questo punto salto tutto il primo ventaglio, quindi torno indietro con le maglie bassissime, camminando sul ventaglio ed arrivo in corrispondenza della catenella di separazione. A questo punto faccio la catenella di separazione e procedo normalmente con il punto operato. Sono tornata indietro, sono arrivata sull'ultimo ventaglio. Qui ho il gruppo di 4 maglie alte, io mi fermo prima, ho già realizzato la catenella di separazione, realizzo le prime 2 maglie alte del gruppetto, l'ultima, la seconda, la realizzo più corta, quindi faccio una mezza maglia alta per evitare uno scalino troppo evidente. Vi ricordo che le stesse diminuzioni le dovrete rifare poi sull'altra parte dello scollo a specchio uguali. Faccio la catenella e volto il lavoro. Qui devo diminuire altre 2 maglie, quindi elimino queste 2 maglie alte del gruppetto. Torno indietro quindi come al solito a maglia bassissima, quindi faccio 1 e 2 maglie bassissime, la catenella di separazione ed il ventaglio. E procedo fino ad arrivare all'altra parte del giro. Sono arrivata alla fine del giro, da questo punto in poi non diminuisco più, ma continuo a lavorare in linea fino ad arrivare all'altezza di 20 cm dello scalfo manica, con esattamente lo stesso numero di giri che ho eseguito sul dietro. Una volta che con le diminuzioni dello scollo anteriore sono arrivata alla stessa larghezza della spalla del dietro, io procedo per questi altri 3 giri che mi mancano senza ulteriori diminuzioni, quindi lavorando punto su punto fino a raggiungere l'altezza della spalla. Lo scalfo verificato, dopo aver steso per bene il lavoro, è arrivato ad un'altezza di 22 cm, ma l'importante è che il dietro e il davanti abbiano le medesime dimensioni per poter favorire poi un'agevole cucitura delle maniche. Siamo arrivati a 20 cm di altezza dall'inizio dello scalfo manica. A questo punto dobbiamo posizionarci al centro del dietro e prendere la misura per l'inizio del girocollo. Ora prendiamo un marcatore e contiamo la metà dei punti. La mia metà è pari a 34 punti perché in linea adesso ne ho 68. Prendiamo il metro e misuriamo 10 cm tenendo il centro, quindi 5 cm da un lato, 5 cm dall'altro, e lo segniamo. Con le diminuzioni arriveremo a 20 cm. Ora posizioniamo il primo marcatore a 5 cm dal centro, che è qua, e contiamo i punti, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10. Ci spostiamo di 10 punti dall'altro lato, 2, 4, 6, 8, 10, e posizioniamo il marcatore qui al centro. Io con l'uncinetto sono posizionata qui in quest'angolo. Cosa farò?
farò un giro, arrivo al primo marcatore e torno indietro. Torno indietro però diminuendo ancora di 5 maglie e poi 5 ancora nell'ultimo rientro. Procediamo così vediamo come in 2 giri diminuiremo di 10 centimetri. Quindi faccio 1 e 3 catenelle, poi proseguo fino ad arrivare al marcatore. Sono arrivata al marcatore e devo fare l'ultima maglia. Cosa faccio? Invece di realizzare una maglia alta, realizzo una maglia bassissima rialzata. Quindi prendo il filo, entro, pesco il filo e mi chiudo così. Questo perché? Per creare la curva. Ugualmente torno indietro, realizzo 5 maglie bassissime per diminuire delle ulteriori 5 maglie, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 maglie bassissime. Ecco che abbiamo ridotto di 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Arrivati a questo punto, sulla sesta maglia, io cosa faccio? Realizzo un'altra maglia bassissima per posizionarmi sopra in corrispondenza della sesta maglia e invece di realizzare le solite 3 catenelle ne realizzo solo 2. Quindi ottengo uno scalino più basso. A questo punto ricomincio le maglie alte normalmente fino ad arrivare alla spalla. Questo metodo addolcisce di molto il gradino dello scollo, lo stesso metodo che utilizziamo nello scalfo manica. Sono arrivata alla spalla a fine giro, mi rialzo con 3 catenelle e torno indietro. Mi fermo 5 maglie prima della fine del giro, l'ultima maglia la realizzo a maglia alta rialzata, come vi ho mostrato. Per le maniche ho preparato l'elastico del polso, ho fatto 42 giri appunto elastico con l'uncinetto numero 2,5. Adesso procedo con l'uncinetto numero 3, così come vi ho mostrato per i pannelli, alla stessa maniera, quindi mi alzo con 3 catenelle e riprendo i punti sul fianco dell'elastico giro per giro. Io ho fatto 42 giri, alla fine dovrò avere 44 punti procederemo con gli aumenti fino ad arrivare allo scalfo. Gli aumenti sono distribuiti su vari giri. Io per semplificare, ovviamente non posso mostrarvi l'aumento giro per giro, vi mostrerò solo come si fa. Per semplificare la progressione degli aumenti, io vi ho preparato una tabella che vi mostro e vi frizzo, cioè ve la lascio in visione per qualche secondo. Giù in descrizione vi riscrivo, vi trascrivo tutta la tabella giro per giro con i numeri e gli aumenti dei punti da realizzare. Ora io riprendo un attimo i 44 punti del primo giro e vi mostrerò come fare gli aumenti. Ho ripreso i punti, così come già vi ho mostrato per il pannello anteriore, dall'elastico e i 44 punti li ho lavorati su 3 giri. Ho fatto 3 giri da 44, ora vi mostro come si fa
l'aumento. Allora, il primo punto io non lo utilizzo mai per l'aumento, quindi faccio le 3 catenelle, volto il lavoro, l'aumento lo faccio sul secondo punto. Altrettanto alla fine del giro, quindi qui lavoro 2 punti anziché uno, altrettanto farò alla fine del giro per ottenere la forma della manica che tende ad allargare verso l'altezza. Quando sono 2 aumenti, nel giro in cui saranno 3 o 4 aumenti, io faccio sul penultimo e sul secondo punto e poi l'altro punto, gli altri 2 li faccio nella parte centrale. Gli aumenti che faremo nella parte centrale ci daranno anche la forma, ci agevoleranno anche la forma arcuata della spalla. Dunque io procedo così e voi farete altrettanto seguendo i punti e gli aumenti secondo i giri. In ogni caso dovremo ritrovarci al 45esimo giro della maglia con 86 punti sul giro. A quel punto ci rivediamo per lo scalfo. Lo scalfo manica è esattamente uguale agli scalfi del davanti e del dietro. Per ottenere il taglio sartoriale sulla spalla io ho fatto così, ho diviso i punti che avevo in 3 parti uguali e ho fatto metà della prima parte a mezza maglia alta, poi tutta la parte centrale a maglia alta e ho finito con la mezza maglia alta. Nel giro successivo mi sono portata a punti bassissimi al centro e ho lavorato mezza maglia alta e poi ho chiuso e tagliato il filo, quindi semplicissimo, ma così ottengo un garbo sulla spalla che ricorda un po' il taglio che si fa nelle maniche in stoffa. Posizioniamo il nostro lavoro spalla a spalla con il rovescio verso di noi. Ora, come vedete, questo è lo scollo, questa è la spalla del dietro, la spalla del davanti. Le posiziono così davanti a me e con l'ago inserisco la punta nel margine superiore del nostro lavoro e passo da una parte all'altra. Se voglio evitare la costina, passerò da destra a sinistra e da sinistra a destra senza accavallare il filato sopra al lavoro, oppure, come sto facendo adesso, lasciamo pure che si accavalli, anche perché il filato è sottile, quindi non creerà un grosso spessore. Vado così di punto in punto e cucirò allo stesso modo la spalla destra e quella sinistra per poi procedere con il collo. Cucite le 2 spalle, mi posiziono con il dritto sul davanti e poi vado con l'uncinetto al centro dello scollo dietro, come vi mostro adesso, e prendo il filato a cui avevo già fatto un cappietto e stringo un po' il lavoro e comincio una catenella. La catenella deve essere alta quanto vorremmo fosse alto il nostro collo. Io vorrei un collo non molto alto, quindi mi terrò sui 7 centimetri più o meno, e quindi raggiunta l'altezza della catenella torno indietro, come vi ho già mostrato, a maglia bassa, quindi prendo il filo catenella per catenella e arrivo giù. Ora vi mostro come fare per realizzare il collo direttamente cucito sul lavoro, quindi
procedo a maglia bassa, catenella per catenella, andiamo sul margine del lavoro. Qui arrivati sul margine del lavoro facciamo l'ultima maglia bassa e qui siamo arrivati sulla maglia. Io ho l'ultimo punto che realizzo lì dove abbiamo cominciato, poi mi devo spostare accanto, quindi mi sposto, realizzo una maglia bassissima, mi sono spostata di una maglia. Ora giro il lavoro per tornare indietro. A questo punto lavorerò, come vi ho già mostrato, a incosta retro, quindi maglia bassa su maglia bassa, così. Volto il lavoro e torniamo indietro senza fare la catenella per evitare che poi sul margine si formino quelle gobbette. Quindi torno indietro direttamente e faccio punto su punto, quindi maglia bassa sempre in costa retro. Lavoro in modo da avere un margine più dritto possibile, che poi potrei anche, volendo, rifinire a punto gambero. Di nuovo arrivata sul margine della maglia, qui arrivata realizzo l'ultimo punto e entro da dove sono partita, rientro, faccio una maglia bassissima e poi vado accanto, ne faccio un'altra per ripartire. Ecco che ottengo un margine molto pulito come cucitura, è un margine pulito. Io ora procederò così in giri di andata e ritorno fino al gradino dove vi mostro come procedo. Ho proceduto con il collo fino ad arrivare qui in occasione del primo gradino della spalla. In questo caso, trattandosi di un gradino molto dolce, realizzato così come vi ho spiegato durante la lavorazione, entro direttamente nella cima del gradino, qui direttamente, e realizzo la maglia bassissima. Come vedete non si crea nessun foro, nessun buco di lavorazione, quindi posso procedere tranquillamente a lavorare fino ad arrivare senza ulteriori intoppi sul davanti. Come inizia il davanti ci rivediamo per vedere come procedere per gli aumenti dello scollo anteriore. Giro dopo giro sono arrivata qui sulla spalla.
e quindi da questo punto in poi comincerà la discesa dello scollo anteriore. Per favorire la forma dello scollo e da arrivare fino al centro, qui alla metà del davanti, scendendo e quindi agevolando la forma dello scollo, procederemo con degli aumenti sul collo e vi mostro come fare. Quindi io adesso torno indietro punto per punto come abbiamo fatto sinora. E sappiamo che dobbiamo procedere ad un aumento, cosa facciamo? Facciamo normalmente l'ultimo punto e poi ne realizziamo un altro per generare l'aumento e poi rientriamo nel margine per fare la maglia bassissima. Quindi prima qui e poi accanto per dare origine al nuovo giro. Ecco, abbiamo così generato un aumento. Questo creerà il margine qui sopra superiore sempre dritto, mentre qui tenderà ad aumentare e a scendere. Io procedo così con gli aumenti fino al centro anteriore. Una volta arrivata qui ricomincio con le diminuzioni fino ad arrivare al numero di maglie che avevo sul retro. Io ho cominciato con 13 maglie basse, voi ritornerete al vostro numero di maglie basse. Quindi io procedo adesso con gli aumenti, diminuzioni e torno a 13 maglie e mi chiuderò sul retro. Metto il lavoro sul rovescio, posiziono i due lembi del davanti e del dietro e li blocco con queste clip o qualsiasi altra, anche delle mollettine vanno bene per fermare il lavoro. Metto in riga l'elastico e parto dal basso fino ad arrivare qui al sottomanica. Procedo con la cucitura allo stesso modo di come vi ho mostrato per le spalle. Farò la stessa cosa sull'altro lato e anche chiuderò le maniche. Cuciti entrambi i lati della maglia, la posiziono con il rovescio verso di me. Prendo le maniche, ora ve ne mostro una, e dopo averla cucita dal sottomanica fino al polso con il metodo che vi ho già insegnato, la posiziono sul dritto. Quindi la manica è con il dritto a vista, la maglia è con il rovescio a vista. Inserisco la manica all'interno della maglia e la faccio fuoriuscire dallo scalfo manica e la posiziono la cucitura del sottomanica per prima. La devo cercare perché come al solito io faccio delle cuciture così invisibili che non le vedo neanche io. Ecco qua, l'ho trovata, quindi la posiziono con la cucitura così in vista e posiziono la cucitura del sottomanica della maglia, quindi faccio in modo che combacino perfettamente le due cuciture. Prendo un fermo e blocco i due pezzi. Ora vado sulla spalla. Sulla spalla vedete qui c'è la cucitura della spalla che si intravede, in realtà è questa, eccola qua, la cucitura della spalla della maglia.
Ora prendo la manica, la divido esattamente in due, prendo il centro e lo faccio combaciare con la cucitura della spalla della manica. Ho posizionato così correttamente le maniche al corpo maglia. Una volta che faccio combaciare quindi la cucitura della spalla con il centro manica superiore e la cucitura della manica e dello scalfo della maglia, e sono sicura che lo scalfo è posizionato bene, inserisco altri marcatori per essere sicura che tutto il percorso della maglia non segnerà degli spostamenti. Quindi posiziono questo qui proprio sul centro e quest'altro qui su quest'altra parte, sul dietro della maglia. La posiziono. Posso anche già provare a rigirarla sul davanti per vedere come, se è posizionata, se mi piace, però sono sicura che è così perché combaciano anche le diminuzioni, quindi posso andare abbastanza tranquilla. Come vedete, le diminuzioni della maglia ve la posiziono bene, così le vedete. Qui il gradino della maglia e della manica combaciano perfettamente, quindi sono tranquilla che il posizionamento, vedete anche qui le due diminuzioni combaciano perfettamente. Quindi se avete seguito per bene tutte le indicazioni che vi do nel corso del video, dovreste trovarvi con precisione come me adesso. Ecco qui. Ora procedo a cucire le due maniche e poi ci rivediamo per i saluti. Una volta posizionato si deve solo cucire. Ecco, ho completato la cucitura della maglia. Come vedete, ad imporsi è la bellezza di questo collo alto, imperiale, con una costruzione fatta sulla maglia, riga per riga, e con la cucitura qui ad ogni fine riga sul bordo della maglia. È davvero una costruzione molto particolare. Vi dico, questa realizzazione di questa maglia è riservata senza dubbio a una persona che ha già molta dimestichezza con l'uncinetto, anche perché è necessario fare gli scalfi manica e una lavorazione diversa per il davanti, che è lavorata appunto treccia. Questo punto che sembra una treccia in realtà sono solo dei ventagli, ma che rendono davvero la bellezza di questa maglia superlativa. È necessario fare gli elastici all'inizio, alla fine e sul collo, quindi io la indirizzerei per persone che hanno già una certa dimestichezza con l'uncinetto. Volendo potete fare anche la manica senza lo scalfo e riprendere i punti sul giromanica, giusto così per facilitare la lavorazione. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e se realizzate questa lavorazione citate il mio canale. Grazie.